Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Nuovo video per riepilogare e di conseguenza commentare insieme le novità in casa Inter, a partire dalle ultime su Taremi, Lookman, Leoni, per finire poi all'Inter Under 23 che ha conosciuto il girone nel quale giocherà la Serie C 25-26 e andremo poi a vedere anche quali saranno i primi impegni della squadra di Vecchi. Prima di iniziare il contenuto, come al solito vi ricordo quei semplicissimi click che però sono importanti per il canale, ovvero il like al video, l'iscrizione e la campanella delle notifiche attiva per non perdere nessun contenuto. Iniziamo dal nome di Mehdi Taremi. In giornata si era diffusa la notizia del Botafogo che stesse per muovere dei passi ufficiali, si era quasi diffusa la possibilità che le strade di Taremi e l'Inter, direi quasi finalmente, si separassero. In realtà il calciatore ha rifiutato la proposta del Botafogo perché ha ribadito ancora una volta che vuole rimanere in Europa. Il suo entourage si sta muovendo in questa direzione. Ci sono due club di Premier su tutti, il Fulham ed il West Ham, che sono interessati alle prestazioni di Taremi. Ovviamente non sono da escludere le alternative. Qualche settimana fa si era parlato del Nottingham Forest, del Beşiktaş in Turchia, però insomma Taremi non vuole lasciare l'Europa, però certo non sta creando particolari problemi. Taremi che non ha ancora raggiunto i compagni in ritiro perché godeva di un permesso speciale anche in virtù della situazione che ha vissuto nel suo paese, però insomma la sua cessione non è così vicina. Anche perché l'Inter comunque continua a chiedere una cifra importante, una cifra tra i 9 e i 10 milioni, quindi non è semplicissimo insomma cederlo. Bisogna sperare che i club della Premier, che comunque è la preferenza di Taremi, possano effettivamente accelerare il discorso e muovere i primi passi ufficiali in modo da portare altro contante nelle casse dell'Inter dopo quello arrivato dalle cessioni di Stankovic e Buchanan, che è soltanto da formalizzare. Per quanto riguarda invece il capitolo Lookman, prossima settimana si attendono ulteriori passi dell'Inter per avvicinare l'offerta dell'Atalanta. L'affondo potrebbe essere quello decisivo, l'Inter però non proporrà i 50 milioni, almeno a quanto si dice dalle ultime indiscrezioni. OH3 avrebbe messo a disposizione di Marotta e Ausilio un budget di 100 milioni, ovviamente compresi i quasi 70 già spesi per i vari affari, quindi Bonni, Sucic, Luis Enrique, il riscatto di Zalewski. Naturalmente a favorire però un rilancio per l'affare Lookman ci sono state le cessioni di Stankovic e quella ormai quasi finalizzata di Buchanan. Rilancio che toccherà i circa 45 milioni, da capire se bonus compresi o più bonus, perché può cambiare tanto. Con bonus compresi diventa poi complicato scardinare le resistenze dell'Atalanta, anche perché si è vociferato anche di un aumento di 2-3 milioni di parte fissa più bonus per un totale di 45. Potrebbero essere sufficienti, non è detto che lo siano, nonostante la promessa fatta lo scorso anno all'entourage di Lookman. L'insidia che arriva dall'Inter, anche se in questo momento non sembra ancora a rischio l'affare Lookman, ma l'insidia arriva dall'Atletico Madrid. Come si era detto nella settimana scorsa, l'Atletico aveva necessità di fare una cessione prima di muoversi ufficialmente. La cessione è vicinissima, è quella di Samuel Lino in direzione del Flamengo, quindi diciamo che c'è un'insidia per l'Inter, però se dobbiamo considerare l'affare Lookman vicino non è insomma particolarmente a rischio in questo momento. Naturalmente ci sarà bisogno comunque di un rilancio nel breve termine e soprattutto un rilancio consistente. Secondo me l'affare si potrebbe chiudere con almeno 45 di parte fissa più bonus, perché non è facile convincere l'Atalanta. Ci si augura che effettivamente ci sia una promessa, sia vera, questa voce che circola della promessa fatta all'entourage di cederlo anche per una cifra intorno ai 40 milioni e ovviamente cambierebbe un po' tutto. Al momento rimaniamo ancora ottimisti
perché da quanto trapela, insomma, Lookman e l'Inter sono due strade ancora destinate ad unirsi. Per quanto riguarda invece Leoni, a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è un affare decisamente più complicato, ecco, è un affare che a differenza di quanto si è detto nei giorni scorsi, rischia di non concludersi perché la richiesta del Parma rimane comunque alta e il tesoretto che appunto l'Inter sta ricavando dalle cessioni serve in parte per rilanciare su Lookman, dopodiché servirà sì per prendere un altro difensore centrale, però è difficile andare a chiudere anche per Leoni. Ed è questo il motivo per il quale l'Inter sta valutando anche delle strade alternative. In questa settimana dal Belgio sono arrivate anche delle notizie secondo le quali l'Inter avrebbe affondato il colpo per De Winter, avrebbe già l'accordo col calciatore. Non sappiamo quanto sia vero, io non credo che i discorsi con De Winter siano così avanzati. Credo che Leoni rimanga ancora la prima scelta, il problema però è che c'è bisogno di diverse cessioni e da qui poi nasce ecco la notizia della Gazzetta che parla di un affare Leoni non così vicino, anzi si rischia addirittura di virare su altri profili. Anche perché è vero, l'Inter ha ancora calciatori in uscita, però c'è Sebastian Esposito, dove c'è stato ecco, l'interesse del Cagliari e della Fiorentina, però non si è arrivati alla conclusione e dal mio punto di vista la strada più semplice sembrerebbe, se davvero l'Inter dovesse affondare per Leoni, proprio quello di proporlo come contropartita al Parma. E poi c'è la situazione Aslani, per il quale l'Inter chiede una cifra intorno ai 18 milioni. Aslani continua a rifiutare, comunque, o meglio, è fermo sulla sua idea di non lasciare l'Italia, quindi dopo aver rifiutato il Betis si attende qualche mossa da una squadra della Serie A. La Fiorentina non intende avvicinarsi alla cifra richiesta dall'Inter, allo stesso modo il Bologna. Insomma, la cessione di Aslani è più complicata del previsto, nonostante forse ecco un calciatore che uno di quelli più tecnici tra quelli che sono in uscita dall'Inter, però molto la sta facendo anche la volontà del calciatore. Arriviamo anche all'Inter Under 23, ne abbiamo parlato ieri, l'Inter ieri ha comunicato ufficialmente che è stata creata la squadra Under 23, oggi abbiamo conosciuto anche il girone di appartenenza, sarà il girone A, quindi quello con le squadre, diciamo le squadre del nord, perché come ben sappiamo la Serie C è un po' divisa, il girone A più squadre del nord, nel girone B quelle del centro, nel C quelle del sud. All'Inter è toccato il girone A, quindi ecco, per vedere squadre, un po' le squadre più storiche possiamo dire, c'è il Vicenza, la Pro Vercelli, lo stesso Novara che pochi anni fa è stato in Serie A, la Pro Patria, insomma girone come detto delle squadre del nord. Per quanto riguarda lo stadio sarà come già si era vociferato l'U-Power Stadium di Monza, mentre i primi impegni ufficiali ci saranno, o meglio, le prime amichevoli, la prima sarà domenica alle 18:30 a Trento contro la formazione locale, poi ci sarà un'amichevole interna, quindi con la prima squadra dell'Inter, dopodiché l'esordio ufficiale è previsto per domenica 17 agosto e sarà l'esordio in Coppa Italia di Serie C. Poi la prossima settimana ci saranno anche i sorteggi per conoscere l'avversario della partita di Coppa Italia e contestualmente poi per conoscere anche il calendario della Serie C, ovviamente di tutti i gironi e Serie C che quindi in questo caso riguarda anche la nostra Inter. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate della situazione Taremi, della situazione Lookman. Ecco, ormai ne parliamo quasi ogni giorno, ci sono comunque delle novità, comunque almeno sappiamo che la prossima settimana un rilancio avverrà da parte dell'Inter, poi bisognerà capire se sarà sufficiente e soprattutto sul caso Leoni, perché secondo me, ecco, è vero che Lookman accende la piazza, però se andiamo a vedere ciò che serve all'Inter, forse il difensore è ancora più un'urgenza rispetto all'attaccante, seppur i piani di mercato dell'Inter hanno messo al primo posto Lookman, solo dopo si andrà a cercare il difensore. Insomma, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!